elemento interessante del culto dell'antico Egitto è quello delle mummie animali. Esse fanno parte di quel culto che gli egizi rivolgevano agli dei, anzi alla manifestazione che determinati dei potevano avere in forma animale. Se guardiamo questa vetrina vediamo che abbiamo diverse tipologie di mummie in queste contenitori, in queste giare che sono di argilla. Si trova all'interno la mummia di un uccello, di un ibis. Poi vedete che possiamo avere mummie di serpente, di pesce, di toro, di falco, di babbuino. Ci sono quindi quasi tutte le tipologie di animali che possono essere messi in connessione con la manifestazione del Dio, alle quali si poteva dare una mummia come ex voto. Perché qual è la funzione delle mummie animali? Beh, le mummie animali potevano fungere potevano essere preparate come cibo per l'aldilà e hanno un aspetto relativamente diverso. Ne abbiamo anche qui in museo di mummie che sono state preparate come cibo, quindi per esempio gli uccelli vengono spennati, per esempio l'oca viene preparata e messa in un contenitore di modo che il defunto possa essere assicurato di cibo nell'aldilà. Ci sono, i casi sono molto limitati, anche di animali domestici che venivano poi mummificati e sepolti assieme al proprietario, ma la stragrande maggioranza invece ha questa funzione di ex voto, ovvero si portava una mummia che aveva le stesse sembianze della manifestazione animale del Dio e glielo si portava come ex voto, di modo che il Dio potesse essere benevolente e potesse dare tutti i favori che il fedele richiedeva. Ma quando parliamo di Dio e di dei nell'antico Egitto, cosa intendiamo? Beh, è un sistema molto complesso, un sistema che sì, si può definire un sistema politeistico, ma che già studiosi negli anni '80 del secolo scorso ci hanno definito un sistema enoteistico. Beh, andiamo un attimo nel dettaglio. Vedete qui una cartina dell'Egitto con il Nilo, con una serie di divinità e vedete anche il luogo in cui principalmente queste divinità erano adorate. E allora cosa significa tutto ciò? Guardiamo ad esempio la parola Abido e vi è un disegnino del dio Osiride. Ma voi mi direte, Osiride era una divinità nazionale? Certo, però Osiride nasce innanzitutto da una divinità locale che si chiamava Gentimentiu, il primo degli occidentali. L'abbiamo detto molto spesso, fra l'altro Gentimentiu è anche uno degli epiteti di Osiride. Osiride è il primo degli occidentali perché Osiride è colui che è morto e poi risuscitato. I morti si trovano in Occidente perché l'Occidente è il luogo in cui il sole tramonta e comincia a viaggiare nell'aldilà per le 12 ore della notte. Ebbene, cosa significa quindi una divinità legata ad una città? Ritorno al termine enoteismo che ho appena citato. Possiamo dire che per quanto concerne lo sviluppo cronologico della religione nell'antico Egitto, non parliamo di monoteismo, ovvero di Dio unico, ma parliamo di enoteismo, di Dio uno, ovvero in ogni città vi era una particolare divinità che era importante. Quindi ad Abido, ad esempio, era molto importante Osiride, che si riconnetteva al culto tradizionale di Gentimentiu, prima che questa diventasse una divinità nazionale. Ebbene, gli abitanti di Abido pregavano essenzialmente Osiride come una divinità poliadica e a questa divinità facevano convenire tutte le loro richieste e per cui per gli abitanti di Abidos Osiride diventava il collettore di tutte le loro preghiere e quindi l'importanza di questa divinità poliadica. Ma forse, e se guardiamo lo sviluppo in questa cartina e se vediamo le varie forme o cheperu che gli dei possono assumere, queste forme sono, in greco si chiamano epistaseis, manifestazioni, capiamo un altro concetto fondamentale, ovvero le divinità dell'antico Egitto abitavano
in Egitto. L'Egitto era la Ta-Meri, la terra amata dagli dei. Il professor Assmann ha detto che forse nessuna religione è stata mai così immanente come la religione antico-egizia e che la prima separazione fra gli uomini e gli dei avviene in Grecia, quando gli dei vanno ad abitare nell'Olimpo. Allora, se il divino pervade completamente il mondo, pervade l'ecumene, il divino si manifesta in vari modi e quindi diventa divino il Nilo con il dio Hapi, diventa divino l'acqua e l'atmosfera con il dio Shu, tutto in sostanza è divino. Il mondo è abitato dagli dei. Il divino poi si manifesta in vari modi, però stiamo anche attenti che queste cheperu e manifestazioni a volte sono semplicemente caratteristiche del divino. Vediamo nella barca solare nell'Amduat che il dio Sole è accompagnato da Sia ed Heka, ovvero da eloquenza e magia, che sono due caratteri stessi del divino. Allora forse per sintetizzare possiamo dire che tutto il mondo dell'antico Egitto è pervaso dal divino, che l'Egitto aveva davvero una religione assolutamente immanente, ma che al contempo le divinità poliadiche, ovvero le divinità che avevano un certo ruolo all'interno della città, per quella città sono quelle più importanti. Ed ecco quindi che ad Abido Osiride aveva un ruolo particolare, ma come lo aveva Ptah a Menfi e come lo aveva Amon-Ra a Tebe. E questo ricollegarsi alle divinità, ricollegarsi al ruolo che esse hanno, ricordiamoci, nella vita dell'antico Egitto, ma anche nella vita dopo la morte, lo ritroviamo anche nei sarcofagi. Guardiamo questo meraviglioso esemplare in pietra del sarcofago di Geme Nefer Bak. È un esempio meraviglioso di uno stile che diventa quasi minimalista, che ritrova nell'antico regno l'elemento a cui ispirarsi. E se leggiamo il testo, quantomeno semplicemente alcune parole del testo iniziale, ritroviamo elementi di cui abbiamo già più volte parlato. Ritroviamo l'elemento della Hetep di Nisut, dell'offerta funeraria, che il sovrano, eccolo qui il simbolo del sovrano, Nisut, e Osiride, eccolo qui, devono dare. E poi in Osiride ritroviamo quello di cui abbiamo parlato poco fa. Osiride è Genti Imentet, è il primo degli occidentali, è colui che è risorto dal regno dei morti e continua nell'aldilà, ed è il Necher Aa, il dio grande. E Osiride e il sovrano devono fare in modo di dare una Peret Cheru, ovvero un'offerta di voce, un'offerta magica fatta di Ta Enket, di pane di birra, di Kau e di Apegiu. Ritroviamo qui il potere reificante della parola, il fatto che se noi scriviamo le offerte di cui ha bisogno il defunto, queste offerte in qualche modo potranno essere garantite al defunto. Defunto per il quale ci si augura che possa navigare Chet Em Sechet Yaru, che possa arrivare fino ai campi di Yaru, i campi elisi, dove potrà continuare e svolgere la sua vita in eterno. Continuate a seguire il Museo Egizio e ricordatevi che anche grazie, o forse soprattutto grazie a voi, il Museo Egizio può continuare a far ricerca, a sviluppare nuovi contenuti e capire sempre di più la biografia dei magnifici artefatti che avete visto assieme a me.